Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, anche Luna e Venere in Acquario. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questo è un video sempre valido che ti deve arrivare proprio in questo momento, va bene? Andiamo a vedere che energie ci sono per te. Lo chiediamo al mio amante mistico di realizzarti questa creazione per te e a tutti gli spiriti che ci accompagnano. Che energie ci sono per te, Acquario? Prendiamo 3 carte di queste. È un sì. Va tutto bene, continua così. È un sì, questo è un quadrifoglio, no? Il colore verde, il colore giallo e verde in questi giorni ti richiameranno. Magari indossa anche dei colori o qualcosa di verde, di giallo, perché richiami questo potenziale, no? C'è un qualcosa di fortunato che ti arriva, e sì, è una risposta positiva alle tue richieste, ai tuoi pensieri, qualcosa si disvela ed è un sì, va bene? Sì, è una vittoria, è qualcosa, queste sembrano monetine d'oro, no? Anche delle entrate o delle... È energia di grande fortuna questa, eh? Ok, cos'altro? Vediamo. C'è un aiuto in arrivo. Qualcuno ti offrirà sconforto e sostegno, accettali con gratitudine. Questa è una carta di aiuto, quest'angelo ti porta un aiuto a mezzo di qualcuno, o qualcuno ti aiuta in qualcosa o ti sostiene in qualcosa. È come se le porte del paradiso si aprono, e sì, aiuto. Non lo so come ti stavi sentendo in questo momento. Questa è una conferma positiva, bella, un supporto che ti arriva, ok? Vediamo che cos'altro. Jolly, tu non lo sai questa cosa. La situazione è confusa, prendi un'altra carta. Allora, quest'aquila, perché... Allora, qua c'è un'aquila, che significa volare sopra la mischia. Chi è l'aquila? L'aquila è colei che vede al di là rispetto a dove vedono gli altri, no? È il terzo occhio, quando sei confusa è la mente razionale, no? Che domina tutti i tuoi sensi e non ti fa vedere questo che ti sto dicendo ancora. E quindi l'aquila è una promessa, guarda al di là di quello che stai vedendo in questo momento e vedrai questo risultato qui. Potrai vedere delle aquile nei prossimi giorni, anche su internet. Questa carta è una conferma alla tua confusione. Mi dice in questo momento sei confusa o confuso. Dimmi se non era così. Dillo la Francesca tua, dillo. Eri confusa un po' o confuso? Ok, è questo comunque. Idee e progetti. La creatività è la chiave del tuo successo, ricordatelo, falla splendere. Quindi mi dicono che ci sono delle notizie bellissime e positive, e vedo soprattutto aiuti in merito a dei progetti tuoi o un progetto che hai, nonostante tu non lo stia vedendo questa cosa in questo esatto momento, ma questo è ciò che si dipanerà davanti ai tuoi occhi grazie alla fede dell'aquila. Bellissimo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Energie dei prossimi giorni. Acquario. Energie dei prossimi giorni, prossime ore, prossimi giorni. Asso di bastoni, novità, novità. Questa carta per me è la carta dell'allegria, dell'entusiasmo, di una nuova scintilla che si accende, l'entusiasmo proprio, entusiasmo. Mettiamole tutte, così ti dico. Ecco qua, la natura, che è il diavolo, 7 di bastoni,
Superi, allora, qua mi dice che un grande entusiasmo ti permette di superare degli ostacoli. Ostacoli sono ostacoli relativi alle tue stesse paure, attaccamenti, resistenze, va bene? Per questa cosa che vuole nascere. Fante di coppe, ti vedo creativa o creativo, anche una persona che ti supporta, che ti aiuta, magari un po' più piccola di te. Può essere anche una persona che a te sta vicino, un fratello, una sorella, una persona creativa, vedo. Questa è anche la tua stessa energia di creatività che emerge, di gratitudine per la vita, gratitudine di magari una persona che ti aiuta a superare un ostacolo o un impasse. Cavallo di denari, questo porta frutti nel mondo materiale. Allora, io vedo che c'è l'entrata di una nuova idea che te la porta o qualcuno di creativo, c'è creatività che porta risultati nella materia, denaro, profitto, qualcosa che arriva certo. Allora, il cavaliere di denari è più lento. Magari la mente può percepire questa lentezza come ostacolo, non è così. Per me il cavaliere di denari, ognuno ha i suoi codici, no? Ogni tarologo. E il cavaliere di denari per me è qualcosa che arriva, certo, sicuro, non è un fuoco di paglia. Allora qua mi dicono che qualcosa che vuoi ottenere può scatenare in te delle paure, delle resistenze o degli ostacoli esterni o interni. Questo lo stai già vivendo secondo me, ma in arrivo un aiuto creativo, qualcosa che ti fa sobbalzare. E questa cosa magari è una nuova opportunità che ti entusiasma molto, che la vuoi proprio, che ti eccita, ti entusiasma. E ti dice seguila nonostante stai vedendo degli ostacoli che non esistono o comunque ci possono essere. Ma questa cosa supera questi ostacoli qui e si concretizza in qualcosa di fattibile, che porta dei risultati, porta qualcosa importante, va bene? Vediamo cos'altro, quali altre sono le energie in transito per te. Vedi la mente e il 9 di spade. Preoccupazioni in merito a qualcosa di nuovo che vuoi fare. Preoccupazioni in merito. Regina di denari che riguardano o la tua casa, il tuo lavoro o la stabilità. 8 di denari sul lavoro e regina di bastoni. Superi tutte le difficoltà inerenti a qualche cosa sul lavoro. Un progetto creativo, qualche cosa che ha a che fare con la vita pratica, la casa, la stabilità. Va bene, le superi queste cose, nonostante ti possa vedere un po' preoccupato o preoccupato, perché gli attaccamenti e le paure che hai, anche magari di non farcela da solo, da solo, non sono reali. Qua io vedo sostegno e aiuto, non solo da parte di aiuti spirituali. Magari tu non lo stai vedendo questa cosa qui adesso, ma la risposta è sì. Se mi stavi chiedendo per esempio in merito a un progetto, qualcosa che nei prossimi giorni ti entusiasma, la risposta è sì, porta dei risultati. Allora, io ti vedo leader nel tuo lavoro, leader, vedo dei risultati che ottieni, anche dei riconoscimenti per un lavoro ben fatto, per un lavoro ben riuscito e questo ti fa sentire tranquilla o tranquillo. Va bene? C'è anche il sostegno di una figura femminile, forse il tuo capo, la tua capa, non lo so, il sostegno di questo. Fatto sta che ti vedo piena di energie, di entusiasmo, sarai magnetica o magnetico nella vita pratica, nel lavoro, gli altri ti seguono, ehm, c'è un'unione di forze qui, un'unione di forze. Vediamo. 8 di bastoni, vedo movimento, energia in movimento, vedo comunicazioni, 6 di spade, vedo movimento, movimento, esci fuori dalle preoccupazioni prima di tutto, vai da un'altra parte, vedo anche notizie per un viaggio, per uno spostamento che potresti fare, di lavoro credo. L'energia si attiva, la regina di coppe qua mi dice che sarai molto contenta, stavi aspettando questo movimento nel lavoro, nella vita pratica o per ciò che ti dà stabilità, lo stavi aspettando e ti vedo contenta di ricevere quello per cui hai lavorato, quello per cui hai seminato, no? Allora qua ci sono molte energie femminili che ti aiutano, anche aiuti dall'alto che sono magari una madre, una nonna, una bisnonna, anche qui vedo il sostegno degli avi, degli antenati nel tuo lavoro, con l'energia creativa che hai nel tuo lavoro. E ti vedo anche spostarti finalmente, essere più serena, più tranquilla, perché tutto ciò che era bloccato dalla mente riparte a livello proprio fenomenico, va bene? Che cos'altro? 7 di coppe, apertura di possibilità,
e il re di bastoni. Allora qua c'è anche una persona che ti propone qualcosa, vedo entusiasmarti di nuovo per qualcosa, ti si aprono dei nuovi scenari, ti si aprono nuove idee, nuovi scenari, proprio perché ci sono comunicazioni che sbloccano delle situazioni e si aprono nuovi scenari. In questi nuovi scenari posso vedere anche una persona, magari è una persona che ti entusiasma da un punto di vista emotivo, può anche essere una persona legata al lavoro o legata all'ambito appunto lavorativo o qualsiasi altro tipo di persona che ti entusiasma qualcosa che propone questa persona, ti entusiasma. Qua abbiamo un 10 di spade e chiudiamo un ciclo molto doloroso. Chiudiamo un ciclo molto doloroso legato soprattutto alla tua capacità di essere leadership, di avere leadership col 10 di spade. Hai maturato tantissimo. Abbiamo il re Grifoglio che è l'eremita, 8 di spade. Guarda quante spade nella tua lettura, non mi sorprende da buon acquario. Allora, le cose che hai vissuto che ti hanno fatto male, stai guarendo da queste cose. Qua c'è stata una chiusura importante, una fine necessaria di qualcosa, legata a una persona magari che... o una situazione legata a una persona che ti stava, grazie a questa situazione tu hai recuperato forza, potere, magnetismo, visione e leadership, grazie a un lavoro spirituale che hai fatto consciamente o inconsciamente. A volte la mente ti può tendere dei tranelli, no? Ti vedo confusa con l'8 di spade, la mente è confusa, il 9 di spade. Ti dicono questa carta è diversa dall'8 di spade normale, questa carta aggiunge anche il fatto che le cose non devi forzare gli eventi, lascia che la guarigione avvenga dentro di te e vedrai manifestarsi davanti a te un sonoro sì di quello che stai chiedendo. Va bene? Mettiamone un'altra. E qua abbiamo un re di coppe. Ti vedo contenta o contento, felice, finalmente al bando ogni tipo di preoccupazione. Vedo anche queste energie maschili in questa stesa, maschili e femminili. Abbiamo re e regina di coppe, fammele vedere. Sì, re e regina di coppe e re e regina di bastoni. Il tuo maschile e femminile è perfettamente allineato. Qua posso vedere anche una coppia di potere, o nel lavoro o in altre circostanze. C'è una coppia di potere qua. Gli aiuti in arrivo sono... Allora, gli aiuti in arrivo è come se completassero le tue polarità interne, va bene? Può essere anche una donna, un uomo, ma completano le tue qualità interne. Qua c'è una persona con la quale tu ti senti e a livello empatico, a livello emozionale, sei creativa o creativo, stimola le tue idee, e un'altra persona può essere sempre la stessa che accende il tuo fuoco, va bene? Può essere sempre la stessa persona o a livello relazionale o a livello di idee, di progetti, sia a livello sentimentale oppure a livello creativo. Questo vedo. Non sei sola, non sei solo, non ti far prendere dalle paure, inizia quello che sta arrivando nelle prossime ore e soprattutto sii paziente. Sono potente perché sono paziente, perché ehm, tutto questo porterà a radicarsi nella materia dei frutti, dei risultati importanti, va bene? Fondo mazzo abbiamo il 2 di bastoni che mi apre le possibilità in merito a delle cose che tu potevi pensare che ti stanno un po' attanagliando la mente, si aprono queste possibilità. Vedi, il raccolto mi parla del giudizio, lo lasciamo qua, la ruota dell'anno, la fortuna, cioè allora lascia che gli eventi parlino da soli, non affrettare le cose, questo ti dicono. Perché le cose qua arrivano, si superano ostacoli, difficoltà e ciò che volevi ottenere con questo grande entusiasmo tu lo ottieni. Allora fammi vedere un attimo bene le carte qua. Prima di tutto c'è questa rinascita dopo tribolazioni mentali, vedo, tribolazioni mentali, rinascita dopo tribolazioni mentali, finalmente torni serena o sereno. Guarda, vedo l'arrivo di qualcosa di importante qua, e viene accelerato dal tuo entusiasmo, dalla tua magia, dal tuo magnetismo. Io vedo che qua diventi una vera e propria sciamana delle emozioni. Tu sai cooperare con le emozioni, cooperando quindi con gli dei. Nell'ambito pratico, lavorativo, capito che ti voglio dire? Vedo stabilità, vedo energia.
Io so che stai sentendo entusiasmo dentro di te, un'accelerazione, però poi la mente ti blocca con le sue paure, perché vuole il controllo sugli eventi, perché pensi, quella cosa si dovrebbe fare così secondo me, quando non va secondo quei piani lì, tu ti scoraggi, la mente ti assilla, no? Perché tante cose vuoi fare qua, si aprono tanti scenari. Allora, arriveranno questi aiuti, fai le cose con la tua creatività, dai il massimo con la tua creatività, non ti devi sforzare a fare niente e prenderai un raccolto straordinario. Va bene? Vediamo cosa ti dicono queste altre carte, questi altri oracoli, Acquario. La catarsi, infatti vedo un momento no, 9 di spade, oddio che faccio? Spostamento, 6 di spade, qua tu ti sposti proprio, può essere anche una persona che ti propone un viaggio, uno spostamento, ti sposti o ti sposti mentalmente o fisicamente, lo spostamento di coscienza arriva comunque. Guarda, la ricchezza, qua c'è una ricchezza che arriva per idee, progetti, quello che ti ho raccontato qua, una ricchezza, questa è una persona che è colma, no, di cibo, di bevande, questa ricchezza, questo raccolto qui stai per prendere. Guarda gli ostacoli, 7 di bastoni, lo so che stai vivendo in questo esatto momento degli ostacoli per raggiungimento di questa ricchezza o quello che senti, però vengono superati, Mettiamone ancora un'altra. Crollo, qua, allora, mi stanno raccontando che hai potuto avere dei crolli, una catarsi, ti sposti da tutto questo, ti sposti, l'energia si sblocca, ok, vediamo cosa ti dicono questi. Il cammino spirituale. Ogni giorno tu vai definendo le credenze vere dell'anima che ti inducono a fare dei cambi vitali necessari. Qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento, anche grazie a quelle esperienze che stai vivendo adesso, fanno parte del tuo cammino spirituale. Come ti ho spiegato anche nel video, destino o libero arbitrio. Ti ricordi? Ti invito a guardarlo perché fai un cliccone con quel video. Penso che tu l'abbia visto, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. E poi la tua vita amorosa sta cambiando in meglio. E allora qua mi dicono che se abbiamo avuto problemi nella vita amorosa, o circostanze, ostacoli nella vita amorosa, o lentezza, sta cambiando in meglio perché ho visto tutte queste coppie, no? Ecco, e ti ho già detto che il tuo divino femminile e maschile interno trovano equilibrio tra emozioni e azione e questo ti porta a stabilità con la regina di denari. Quindi abbiamo una persona che veramente ti si confà, anche se in questo momento non lo vedi, o un recupero della connessione su un livello ancora più elevato. Anche e soprattutto la passione riemerge grazie a una profonda connessione interna. Va bene? Cos'altro? Diamante. Wow! Riconoscere il tuo vero valore. Sei la gemma preziosa di Dio. Allora, sei la gemma preziosa di Dio. Quindi, con questa consapevolezza, gli aiuti che ti arrivano sono mandati dagli dei, da Dio, dall'anima, per farti proprio godere. Questa è una lettura di grande godimento per dei progetti e le idee che emergono e che portano concretezza, ok? Vediamo cosa hanno da dirti queste altre. L'estate, stiamo registrando questo video in estate, cioè primavera inoltrata, e la risposta è sì, sblocchi, realizzazioni e sì, innamoramento. Alcuni di voi si innamorano qua, trovano empatia, emozione e passione, Non vi fate bloccare dalle paure, eccetera, perché qua mi stanno dicendo che hai realizzazione di progetti sul piano amoroso, sentimentale, relazionale e lavorativo. Quindi sblocchi, realizzazioni, pazienza ti ho detto qua, no? Infatti abbiamo giugno, luglio, agosto. Io qua vedo che in estate tu avrai un boom.
Ripeto, stiamo registrando questo video già quasi in estate, ma in qualsiasi momento tu lo veda, l'estate è proprio lo sblocco, la realizzazione, va bene? Vediamo un'altra carta di queste. Ricorda chi sei, questo è un po' come il diamante, no? Samasati, Samasati, come disse il Buddha, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, tu sei polvere di stelle, e la saggezza dei tuoi antenati nel tuo sangue scorre questa consapevolezza, tu conosci, sappi questo e niente ti potrà fermare. Bellissimo, fammi mettere giusto una carta qua, visto che mi hanno parlato spesso d'amore, con queste carte dell'amore. È amore erotico, c'è molto erotismo qua tra te e qualcuno. Amore clandestino, l'eccitazione dell'amore clandestino è paride. Abbiamo un conquistatore qua, qualcuno che ti farà vibrare l'anima. Qualcuno che ti farà vibrare l'anima, due altre. Amore incompreso e amore geloso. Qua c'è gelosia e passione, qualcuno che ti farà vibrare l'anima e con il quale c'è una perfetta... Qua mi hanno raccontato anche degli ostacoli che ci potevano essere in merito, no? C'è una persona molto gelosa di te perché io ti vedo piena di magnetismo, di erotismo e quindi questo provochi negli altri. Vabbè, se ne faranno una ragione, insomma. Quindi vedo che il tuo Eros lo metterai anche nella tua vita pratica, nei progetti, nelle attività. Le prossime ore, i prossimi giorni sono molto eccitanti, ok? Detto questo, concludo qua, ti saluto, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!